parleremo dei filler in odontoiatria. Penso che tutti avete già sentito parlare dei filler in odontoiatria, però la relazione che noi faremo oggi è particolarmente rivolta al filler labbra e valutare praticamente quali sono le condizioni ideali praticamente per realizzare un filler labbra, soddisfacendo innanzitutto quelle che sono le esigenze estetiche del paziente, che è quello che praticamente deve uscire soddisfatto dal nostro intervento, e come noi dobbiamo aiutare ad indirizzarlo e portarlo verso quella che è praticamente la scelta migliore nel giusto rapporto fra il volume del labbro superiore e il labbro inferiore, o in un rapporto, diciamo, ideale praticamente fra quelle che sono le zone più estetiche del labbro, che poi vedremo come l'arco di Cupido, se lo dobbiamo mantenere o se lo dobbiamo praticamente eliminare in base alle richieste del paziente, quindi orientarlo in questa direzione. Ovviamente dovrebbe essere dedicato un ampio spazio al discorso dell'anatomia descrittiva, che però per noi non diventa così importante come l'abbiamo studiata sui libri. La nostra anatomia descrittiva, se non viene completata da quello che è la componente dinamica, praticamente perché dobbiamo capire per esempio cos'è la differenza fra una ruga statica e una ruga dinamica, noi non riusciremo praticamente poi a realizzare un manufatto, chiamiamolo così perché l'impianto si tratta, praticamente ideale al nostro paziente, e soprattutto non riusciremo a soddisfare quel paziente, dottore, però quando poi siamo. Quindi le aree di competenza dell'odontoiatria le andiamo a ribadire e porteremo un nuovo concetto in un discorso allargato, unico, che ci fa capire in una sola parola, in un solo concetto, qual è il nostro reale campo di applicazione e quindi l'area di competenza dell'odontoiatra. Avremo un momento di attenzione su quello che è l'acido ialuronico, e poi noi parleremo un po' dell'acido ialuronico, perché noi stiamo vendendo un prodotto al nostro paziente, come quando diamo un impianto non dobbiamo conoscere la tecnica chirurgica per inserire l'impianto, ma prima devo sapere quale impianto io devo inserire. Poi le tecniche iniettive sarà il grande momento, dopo che la dottoressa Marestella avrà descritto, diciamo, alcuni casi già trattati, e ci farà capire dove sono i limiti della tecnica e dove sono i grandi vantaggi della tecnica. Andremo praticamente a vedere le tecniche iniettive, quello per cui voi oggi siete venuti qua. Fondamentalmente voi siete venuti per acquisire praticamente e confrontarvi sulle tecniche iniettive che voi realizzate, per capirci. Quello che noi dobbiamo far capire ai nostri pazienti che la nostra chirurgia o la nostra medicina estetica, ma è chirurgia perché è cruenta, perché noi entriamo, quindi potremmo chiamarla chirurgia estetica minore o mini-invasiva, che è il termine esatto, non lascia cicatrici. Questo è il problema. Al massimo avrete degli ematomi, degli eritemi, delle chimosi successive, perché noi dobbiamo manipolare quell'area e distendere i filler, perché noi dobbiamo, lo ricordiamo subito, dobbiamo evitare l'overfilling. L'overfilling, il sovrariempimento. Poi andremo appunto a focalizzare l'attenzione sull'istologia dei tessuti cutanei e mucosi, e per capire che cosa? Se noi vogliamo capire, noi abbiamo due tipi di pazienti, due tipologie, il paziente anziano e il paziente giovane. Il paziente anziano è un paziente che ci viene: voglio ringiovanire, dottore, mi devi far ritornare bella come io ero, e arriva con la foto. Praticamente questo è il ringiovanimento che noi dobbiamo fare, il ringiovanimento che non è solo sulle rughe, ma tratta anche i solchi e i contorni, che vuol dire che il campo di applicazione non è, dice uno ha le rughe e mi tratto le rughe, no, anche i nostri solchi che normalmente contornano il nostro viso, che sono la cornice, e parliamo dei solchi naso-labiali, praticamente i solchi che nell'anziano tendono ad approfondirsi, noi li riempiremo e li potremo portare alla scomparsa. Le rughe invece sono proprio fenomeni dell'invecchiamento. Quando è che io vedo che un paziente è invecchiato? Quando lo guardo in faccia e lo vedo pieno di rughe, e poi lo vedremo. I contorni, possiamo cambiare i contorni, perché molte persone madre natura non gli ha dato i contorni simmetrici. Sappiamo che la simmetria è bellezza, ok? Questo l'hanno insegnato i greci nelle loro statue. Poi invece il piccolo paziente, quindi più che un riempimento soltanto e un ritorno al ringiovanimento, noi possiamo andare oltre, passare dall'estetica, estetica intesa come ripristino della bellezza naturale,
alla cosmesi. Cos'è la cosmesi? Il rosso, il trucco, il dente più bianco. Bene, possiamo fare un aumento volumetrico delle nostre labbra e soprattutto praticamente questo aumento volumetrico di tutte le aree del volto. Ne abbiamo tanti di esempi. Quindi praticamente lo studio preliminare che dobbiamo fare, se ci troviamo di fronte a un anziano, è capire qual è l'invecchiamento del volto e i fattori su cui noi possiamo agire. Qual è l'espressività superficiale e profonda. Dobbiamo, come dicevamo prima, individuare le irregolarità, le disarmonie, dobbiamo avere il colpo d'occhio. Poi vi farò vedere la foto di Angelina Jolie, in cui l'aumento volumetrico delle labbra dà una maggiore centralità centrofacciale praticamente della bocca e crea ed elimina simmetria. Tutte le indicazioni, le complicanze della loro gestione ce ne parlerà la dottoressa Maria Stella Tassone, i limiti della tecnica, il consenso informato, le istruzioni praticamente del paziente. Quindi l'invecchiamento del volto è uno dei parametri fondamentali che ha praticamente proprio la conoscenza dell'invecchiamento, ha permesso di evolvere quelli che sono i nostri materiali di riempimento. È un concetto fondamentale che deve uscire, è questo, che l'alterazione di tessuti cutanei e sottocutanei facciali è la forma più visibile dell'invecchiamento. Questo dobbiamo dire ai nostri pazienti. Sei vecchio perché si vedono le rughe, se non si vedessero le rughe, tra 2 anni alla pelle liscia. Quindi va subito evidenziato il concetto che l'invecchiamento però viaggia su 2 punti fondamentali. Guardando in faccia una persona, io posso capire se una persona è invecchiata o meno, perché ho 2 punti di equilibrio: le commessure labiali e le commessure palpebrali. Il decadimento delle commessure palpebrali e labiali in senso verso il basso e centrifugo, la caduta rispetto al lato giovane e al lato anziano, la caduta in basso e centrifugo, e l'aumento del restringimento dei tessuti dell'invecchiamento per l'aumento dei tessuti centrofacciali. Quindi nella faccia, al centro della faccia, abbiamo un restringimento per ipertono dei muscoli facciali e che cominciano a scomparire le labbra, e nei lati avremo un decadimento centrifugo legato alla gravità e alla tensione del muscolo platisma, che va a tirare in questo modo e la faccia tira in questo modo e nasce il vostro invecchiamento. Il campo di applicazione dell'odontoiatria. Quando guardiamo un volto, la persona che guarda senza aver studiato e aver visto questa fotografia guarda 3 aree, 3 terzi. 3 terzi. Il terzo superiore o l'area dello sguardo, perché non è l'area orbitale, ma è l'area dello sguardo. Poi l'area del naso, ok? Infatti c'è gente che va a trattare il naso, e il sorriso allargato. Non parliamo più di labbra noi odontoiatri, parliamo di sorriso allargato. Cos'è il sorriso allargato? Eccolo qua, cos'è il sorriso allargato. Il sorriso allargato, che è il nostro campo di applicazione del terzo inferiore, va a interessare ovviamente il vermiglio delle labbra, ok? Tutta il lipo white roll, la zona delle colonne del filtro e dell'arco di Cupido, l'arco di Cupido, il filtro, le colonne, il lipo white roll, tutta l'area del vermiglio, e poi che cosa? I solchi nasolabiali, le rughe della marionetta, o come qualcuno li chiama, i solchi mentolabiali o rughe mentolabiali, perché di ruga si tratta, che sono il primo segnale dell'invecchiamento proprio del terzo inferiore della faccia, e il solco mentoniero, che può essere semplice oppure allargato quando nascono le corna di bue. Ok? Queste sono le zone dove noi possiamo andare a lavorare come? Con i nostri filler. Come lavoriamo? Appianando le rughe, alzando la depressione delle commessure labiali, aumentando il volume, accentuando o facendo sparire l'arco di Cupido. Questo praticamente è il nostro campo di azione. Però ricordiamo, e non ci siamo soffermati sulle tensioni, ricordiamo che la caduta dei tessuti da che cosa è impedita? È impedita da queste fibre collagene, fibre connettivali fatte di collagene, che fanno aderire i tessuti profondi i tessuti superficiali e i tessuti profondi. Ci sono queste diramazioni, questa rete, questi fasci, che sono i retainer ligaments, che sono fatti di fibre connettivali. Per formarsi impiegano praticamente 3 mesi. Ogni giorno ognuno di voi sta perdendo 10 grammi di collagene. Non vi voglio interrogare, li perdete per l'allungamento delle unghie,
li perdete per l'allungamento dei capelli, solo quello si allunga, li perdete per la desquamazione della pelle. Lo sai perché siete ricchi come dentisti voi? Perché noi desquamiamo dalla pelle i peli, perdiamo. Quindi noi ci puliamo naturalmente, le mucose desquamano, l'unico tessuto che per motivi evolutivi non si è potuto desquamare sono i denti, e nello spazio interprossimale e nel solco gengivale si crea la vecchia placca batterica, oggi chiamata biofilm. Il biofilm è quello che noi dobbiamo rimuovere con il filo interdentale, con l'igiene orale, la tecnica di Bast e il massaggio gengivale, oppure vengono da noi per rimuoverle con le trapane o con gli ultrasuoni. Bene, noi abbiamo messo a punto lì quel materiale che poi, se avrò tempo ve ne parlerò e regalerò a tutti voi praticamente un barattolino a secondo dei suoi gusti disponibili, questo collagene idrolizzato, il Solugen 5000B, che è fatto dalla PB Liner, che è l'azienda che nel 2018 ha vinto il premio mondiale come azienda leader nelle migliori qualità del collagene. E arriviamo alla nostra anatomia che ci interessa, i percorsi vascolari.